Namaste. Facciamo una sequenza molto bella per il risveglio e per aprire completamente tutto il corpo. È una breve sequenza. Iniziamo con il respiro. Ci sediamo possibilmente sui talloni, se volete con l'aiuto di un cuscinetto fra i glutei e i talloni. Iniziamo a sentire che il respiro inizia a diventare più regolare, più lento. Si espande davanti, ma anche nei fianchi e verso la schiena. Iniziamo a portare le braccia in su. Inspiriamo. Espiriamo. Scendiamo. Inspiro su, espiro, giro verso destra. Inspiro su, torno al centro, espiro, giro a sinistra, cercando di mantenere le spalle ben aperte. Inspiro in su, espiro, mi aggrappo con la mano destra alla coscia sinistra e mi allungo verso destra. Inspiro in su, espiro, cambio direzione. Inspiro in su, espiro, porto la mano sinistra a terra e scendo con tutto il braccio destro, tutto il fianco destro, senza sollevare i glutei, quindi continuate a dare peso al gluteo, soprattutto il destro. Respiro, torno su, inspirando, espirando vado a destra. Anche qui sento tutta la lunghezza del fianco, dal gluteo fino alla mano. Ritorno, facciamo un'ultima variante, scendo a sinistra, questa volta porto giù anche la mano destra e cerco di allungare il fianco. Allungo e giro, senza sollevare il gluteo, quindi allungo come un'onda e giro. Se possibile, appoggiamo anche gli avambracci per terra. Sollevo, inspiro, mano destra a terra, sinistra scende, come un'onda, anche qui allungo e giro. Allungo, inspirando ed espirando, proviamo a scendere anche qui. Se è troppo forte con i gomiti a terra, lasciate le braccia distese. E ritorno. Ci giriamo in modo da poter avere spazio nel tappettino e iniziamo a fare delle posizioni di apertura dove porto il braccio dietro, braccio sinistro dietro al piede, sollevo il bacino e porto l'altro braccio al di sopra, facendo una sorta di arcobaleno. Scendo e vado dall'altra parte. Scendo. Faccio un'ultima volta, lo sguardo è verso la mano a terra, torno e vado a destra, ritorno, appoggio le mani a terra e vado nella posizione del cane che si distende con le ginocchia leggermente flesse in modo da stirare bene la schiena. Scendo con le ginocchia in arco e scendo in avanti facendo un piccolo arco. Torno indietro, cane che si distende, possibilmente con le gambe un po' più tese. E poi Urdhva Mukha, cane con il viso in su, ancora con le ginocchia flesse. Adho Mukha, cane con il viso in giù.
e questa volta, per chi può, Urdhva Mukha, cane in su senza l'appoggio delle ginocchia. Torno nel cane in giù e poi vado ancora nel cane in su e sento come questa sequenza muove tutta la schiena nella parte posteriore e nella parte anteriore, la distende e la apre. Poi da qua porto la gamba destra in su, la spingo bene e vado in Kapotasana col piede destro fra le mani, la gamba sinistra rilassata. Faccio alcune respirazioni nel torace, respirazioni morbide, lasciando allungare tutta la coscia sinistra, che è quella proprio che ci interessa attivare. Ritorno indietro, cane che si distende, porto la gamba sinistra in su e vado in Kapotasana a sinistra. Anche qui sento le differenze fra una gamba e l'altra. Rilasso le spalle, ritorno indietro, cane che si distende e poi ancora gamba destra in su. Questa volta, quando sono in Kapotasana, punto le dita del piede dietro, stacco il ginocchio e mi preparo per venire un po' più in su. Prima sento l'aiuto delle mani sulle gambe, cerco di arretrare con l'addome, quindi cerco di aiutare la schiena ad aprirsi e poi vado nella posizione di Virabhadrasana 1. Posizione forte, il torace aperto e gli addominali sono molto forti. Scendo, cane che si distende, sulla gamba sinistra e cambio. Stacco il ginocchio destro, porto le mani sul ginocchio sinistro e inizio ad arretrare per creare spazio proprio qua nell'anca, arretro con il bacino e poi porto in su le braccia, spalle basse. Ritorno, cane che si distende. Vado direttamente con la gamba destra davanti, ancora arretro come ho fatto prima e vado direttamente in Virabhadrasana 1. Scendo, metto il piede sinistro di taglio e mi preparo per Parshvakonasana, in posizione ad angolo aperto. Respiro, ritorno, giro lentamente verso il centro, vado dall'altra parte, creo spazio nei due piedi, quindi ho allargato la distanza fra un piede all'altro anche orizzontalmente e ritorno su Virabhadrasana 1. Scendo, la mano dietro il piede, la mano sinistra, arretro leggermente con la gamba destra, Parshvakonasana. Ritorno al centro, passo dal davanti, cane che si distende e rilasso giù. Faccio delle belle respirazioni addominali in modo da rilassare completamente la pancia, ma anche cerco di portare l'aria verso la schiena.
allargando tutta la parte posteriore. Poi sollevo, vi portate in posizione seduta con le gambe piegate e facciamo Purvottanasana. Se portate le dita delle mani indietro, la posizione è un po' più facile sulle spalle, quindi può essere questa. Sento che apro bene lo sterno e ho il pube molto attivo. Cerco di fare un po' di retroversione del bacino. Scendo, sposto i piedi un po' più avanti, tengo i talloni puntati, mi aggrappo all'esterno dei piedi e faccio una posizione parziale di Paschimottanasana, dove la schiena si allunga, si chiude l'angolo all'altezza dell'inguine, ma la schiena appunto bella lunga. Una variante di Purvottanasana con le dita rivolte verso il proprio corpo e più intensa per le spalle. Quindi decidete voi qual è la variante migliore. Scendo, ancora mi allungo in avanti. Se riuscite, allargate un po' qua l'angolo delle ginocchia purché la schiena possa stare ancora bella allungata, quindi non ci chiudiamo così, quindi la schiena bella allungata. E adesso possiamo fare la variante completa di Purvottanasana. Ancora scegliete se portare le dita delle mani indietro o in avanti e facciamo con le gambe tese, quindi le dita dei piedi scendono giù. Salgo bene con il busto, respiro, ritorno, mi allungo in avanti, possibilmente questa volta ancora le gambe appena un po' flesse per proteggere e aiutare la schiena, ma la posizione, vedete, è decisamente più allungata in avanti. Facciamo un'ultima volta, Purvottanasana. Mi siedo, vengo in su con il busto, la testa è l'ultima che si solleva e provo a fare Paschimottanasana. Sentitevi sempre liberi di fare le posizioni parziali con le gambe flesse se c'è bisogno. Ritorno. Incrocio le gambe, ci spostiamo in avanti, ci sbilanciamo in avanti e ci portiamo a pancia in giù. Lasciamo le mani sotto il mento e proviamo a salire con una gamba, con l'altra, purché ci sia una retroversione del bacino, quindi il pube spinge fortemente a terra per proteggere la schiena. Saliamo un paio di volte. E poi proviamo con tutte e due le gambe assieme. Qualche volta salgo e scendo. Facciamo un'ultima volta. Rilasso un po', scuoto il bacino verso destra, verso destra e verso sinistra. Poi, sempre sistemando la schiena correttamente, porto le braccia indietro, intreccio le dita delle mani, spingo le mani verso i piedi e sollevo la testa da terra lasciando il collo allungato, quindi le spalle sono su. Già in questa posizione si attivano i muscoli posteriori della schiena. Poi provo ad aumentare la posizione scollando le braccia dal corpo e tirandole indietro e leggermente in su. Il collo è sempre protetto. Scendo,
Adesso inspiro, salgo, espiro, scendo. La prossima volta, mentre inspiro, sollevo anche le gambe, spingendo i piedi indietro. Espiro, scendo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, rilasso, appoggio una guancia, scuoto il bacino, poi da qua facciamo posizione del cobra, proviamo a sollevare leggermente il busto tenendo i gomiti stretti vicino al corpo e ancora la retroversione del bacino. Sollevo leggermente, inspiro, espiro, inspiro, espiro, poi porto le mani più avanti al di sopra delle spalle e qua è molto più morbida per qualcuno di voi. Sentite se c'è bisogno di rimanere con i gomiti bassi oppure potete arrivare a distendere completamente i gomiti. Facciamo un'ultima volta. E ritorno. Ancora rilasso, dondolo un po' il bacino, poi mi porto in su e vado in posizione accovacciata, quindi con i piedi a terra o anche se ci sono i talloni sollevati va benissimo. Allarghiamo le ginocchia e scendiamo con la schiena all'interno. Il respiro è verso la schiena. Ritorno. Portiamo il ginocchio destro al petto e schiacciamo bene la schiena. Sentite proprio di fare aderire molto bene soprattutto la zona lombare, quindi aggiustate, sistemate. Il respiro va anche in basso, quindi cerco di allungare e appiattire la schiena, di ammorbidirla. Poi da qui afferrate l'incavo del ginocchio destro e provate a portare la pianta del piede in su. Va bene se rimane un po' flesso, oppure se non riuscite a tenerlo così alto potete anche portarlo un po' più basso, eventualmente vi aiutate con tutte e due le mani, oppure se potete afferrate la parte esterna del piede o addirittura l'alluce. Ognuno sceglie la variante più giusta affinché ci sia uno stiramento carino dietro le gambe, ma che non sia una roba troppo forte. Respiro. Ritorno giù e cambio la gamba, quindi gamba sinistra piegata, schiaccio molto bene la schiena come abbiamo fatto prima e faccio alcune respirazioni.
poi sollevo anche qua la gamba sinistra con il piede rivolto in su o con il ginocchio flesso o con tutte e due le mani che sorreggono la gamba leggermente più obliqua, oppure, se possibile, afferro il bordo laterale esterno del piede o l'alluce. Una gamba può essere diversa dall'altra, quindi provate ad ascoltare le sensazioni e, come dicevo prima, a rispettare anche la vostra condizione, quindi a non esagerare. Respiro. Ritorno, tutte e due le ginocchia al petto. E poi ci giriamo. Veniamo in su, facciamo un'ultima posizione, Raja Kapotasana, dove pieghiamo la gamba destra in questo modo, portiamo la gamba sinistra dietro. Se possibile la tibia parallela al bordo superiore del tappetino, però questa è più intensa come posizione. Se troppo forte portate il ginocchio più centrale. Quando avete scelto la modalità più corretta, dove sentite un buon appoggio del bacino, soprattutto del gluteo destro, ma riuscite anche ad avvicinare qui l'anca sinistra al tallone, a quel punto iniziamo a scendere giù. La gamba dietro è rivolta verso il basso, quindi il ginocchio in giù. E qua facciamo alcune respirazioni molto morbide, molto di decontrazione. Si sentirà tutto il gluteo destro che si allunga e anche l'esterno della coscia destra. Quindi permettete alla gravità di dare peso e lavorate con un respiro calmo e regolare. Ritorno su e cambio la posizione, quindi correggo le gambe. Sempre se c'è bisogno potete aiutarvi prendendo un supporto, mettendolo sotto ai glutei. Eventualmente potete stare anche nella posizione più parziale con i gomiti in appoggio, oppure chiuderla così. Vale sempre la regola del rispetto e dell'ascolto. Qui sentirete probabilmente delle sensazioni diverse sul gluteo sinistro, sulla parte laterale della gamba sinistra. Ritorniamo, ci prepariamo per Shavasana, dove possiamo distenderci semplicemente con eventualmente un rotolino sotto le cosce, sotto qua, per aiutare la schiena ad allungarsi se sentite ancora un po' di tensione dalle posizioni ad arco che abbiamo fatto prima, oppure semplicemente sdraiati in questo modo con il palmo delle mani rivolto in su, le spalle basse e aperte e le gambe che cascano verso i lati.
Fate delle belle respirazioni, lente e profonde, lasciando deporre il corpo, sentendo il piacere dell'immobilità e sentendo che gradualmente il corpo entra in contatto con la terra, la pelle del corpo con la pelle della terra. Gustando la sensazione di radicamento, di sostegno, di supporto e dell'abbandonarsi. Il corpo, rilassandosi, si dilata, come se piano piano occupasse una superficie maggiore, sia esternamente in tutto il perimetro, ma anche internamente. Anche gli organi si distendono, si ammorbidiscono e il respiro fluisce molto più facilmente, sia nell'addome che nel torace. La parte superiore del corpo, invece, entra in contatto con l'aria, come se ci fosse un'altra superficie invisibile di contatto, una superficie che porta leggerezza, libertà, espansione, e all'interno il corpo quindi si sente completo. Una parte va verso il basso, la sua parte posteriore, e la parte superiore va verso l'alto, e si sente il tramite fra la terra e il cielo. Continuate a respirare lentamente, profondamente, poi lentamente, con gradualità, inizierete a portare l'attenzione all'esterno, ai suoni attorno a voi, all'ambiente in cui siete. Inizierete a muovere i piedi, le mani, a stirarvi come se fosse un nuovo risveglio. Piegate le ginocchia e ruotate sul fianco, passando qualche istante con le gambe flesse nella posizione del risveglio, per poi venire in su, incrociate le gambe, tenete una posizione bella eretta con la schiena, osservando le sensazioni della pratica su tutto il corpo, sul respiro, davanti, lateralmente e dietro. Continuando a percepire il contatto con la terra attraverso i glutei, gli ischi, le gambe, i piedi, e il contatto con l'aria attraverso il resto del corpo.
Usiamo le mani unite davanti al cuore, il respiro ampio, sentendo la gratitudine per questa nuova giornata mai vissuta prima. E ci salutiamo. Grazie e Namaste.